Bene, oggi ultima console del nostro Nicola. E questa qua è una console che a quanto pare, a parte che è completamente rovinata, ma è stata sostituita la porta USB ed è stato sostituito il cavo che va da una scheda all'altra, ma eh, non si accende a meno che non viene schiacciato sul processore. Cosa vuol dire questo? Che il processore ha problemi. Magari basta un semplice reflow, ma cos'è che faccio io? Io non faccio reflow. Io non faccio reflow perché a questo punto può succedere veramente di tutto al di sotto del processore. E preferisco sollevare il processore e controllare al di sotto tutte le piste apposta, perché se devo fare riparazioni di piste lo posso fare. Anche se comunque non è conveniente. Una, due piste può anche andare, ma se ce ne sono tante di rovinate, no. Comunque, allora andiamo a vedere con il nostro multimetro e misuratore. Verifichiamo cosa succede quando inseriamo il cavo di ricarica. Allora, abbiamo 15 volt, 100 mA e vediamo il simbolo della ricarica. Il che va tutto bene. Per il momento adesso siamo su 100 mA perché la batteria è scarica. È molto scarica. Credo al di sotto dei 3 volt. Quando la batteria andrà al di sopra dei 3, 3,3 volt, comincerà a fare carica un po' più veloce, 450 mAh circa, e se siamo fortunati la console si accenderà e mostrerà qualcosa. Se non siamo fortunati, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che appena tocchiamo la console si blocca, quindi si blocca l'immagine, rimane ferma, statica, oppure fa glitch grafici, perché appunto c'è il processore che non ha un buon contatto sulla scheda. E potrebbe anche succedere qualsiasi altra cosa relativa, che ne so, a un problema di ricarica, no? Quindi quando si inserisce il cavo di ricarica dice che sta caricando, togliamo il cavo di ricarica e dice che sta ancora caricando quando il cavo non c'è. Ehm, Oppure il contrario, noi inseriamo il cavo di ricarica e dice che non sta caricando nonostante il nostro misuratore poi ci segna che sta caricando. Ecco, adesso vedete che è saltata su a 450 mAh circa e nel giro di un minuto, 2 minuti dovrebbe accendersi. Comunque dicevo, possono esserci queste cose qua, oppure potrebbe essere che poi qualche pulsante non funzioni, per esempio il volume più, volume meno, o il tasto di accensione e spegnimento, magari non rispondono ai comandi, perché quelle volume più, volume meno e tasto di accensione sono direttamente collegati sotto le piste del processore, hanno un passaggio diretto. Quindi ci sono tante cose che possono andare storte. Potrebbe essere che la schedina SD non venga caricata correttamente, il gioco non venga caricato correttamente, tante cose, insomma. Il processore controlla chiaramente tutto, no? Quindi se manca anche solo una singola connessione, può completamente sballare ogni singolo funzionamento. Ma adesso vediamo, aspettiamo e vediamo. Ecco, allora adesso avete visto che il simbolo della ricarica è sparito e non si accende più e non carica più. Quindi ecco il problema. Se noi stacchiamo il cavo e lo riattacchiamo di nuovo, cosa succede? Assolutamente nulla. Zero di zero. Quindi se noi andiamo adesso ad aprire la console, allora già noto che il cavo è un attimino un po' sbilenco, ma vabbè, a parte quello,
Adesso che abbiamo smontato e siamo pronti per fare un po' di pressione, andiamo a pulire però anche la pasta termica, perché sennò sporchiamo in giro dappertutto. Allora, inseriamo e confermiamo di nuovo che il nostro multimetro, il nostro... Ok, adesso sta facendo quello che vuole, ovvero sta caricando e c'è il simbolo. Però la batteria è tornata praticamente scarica. Aspettiamo di nuovo e vediamo cosa succede. Nel frattempo facciamo così, andiamo a misurare il voltaggio della batteria. Vediamo cosa abbiamo. Siamo appena saliti a 400 mAh e come voltaggio della batteria abbiamo 3,50 e come vedete sta salendo piano piano. Di solito appena raggiunge un livello di 3,7-3,8 volt la console tenta di accendersi. Ecco, adesso la console stava tentando di partire, ma il misuratore si è spento e non sta più caricando e lo schermo è diventato completamente nero. Quindi se noi riproviamo, stacchiamo l'alimentatore e riattacchiamo l'alimentatore, non succede nulla come prima, ok? Ma se adesso noi facciamo così, stacchiamo la batteria, bene, adesso la batteria è staccata e sollevata. Fatemi riposizionare però questo cavo qua perché è troppo fuori posto. Allora, batteria è scollegata. Se io riprovo a collegare tutto, e premo sul processore leggermente, adesso c'è il simbolino, sta caricando, però non niente, non è partita. Ok, quindi eventualmente è su un altro punto che bisogna premere. Riproviamo, quindi solleviamo la batteria così siamo sicuri. Ricolleghiamo la batteria, premiamo in un punto diverso del processore, o magari premiamo un po' meglio dappertutto. Ok, c'è il simbolino, sta tentando di avviarsi, ma niente, non si avvia. Ok, direi che è una cosa un po' più grave del fatto del semplice reflow, perché da quanto ne sapevo io doveva avviarsi, ma non si avvia. La console è un po' piegata, non so se si nota, è lievemente piegata, non tantissimo, però comunque non è in grado di accendersi. Del tutto. Vediamo se facciamo così, andiamo a togliere lo scudo. Potrebbe anche essere una delle rame, lui provando ha fatto pressione un po'. Allora proviamo con questa, ok? Allora inseriamo la batteria inserita, premiamo sulla prima RAM e verifichiamo. Compare il simbolino, tenta di avviarsi, ma niente. Ok, proviamo l'altra memoria RAM.
perché è stata cambiata la porta USB-C e potrebbe essere che la prima RAM qua sia parzialmente distaccata, visto che è molto vicina, quindi può aver preso calore, non è una cosa scontata. Di nuovo, simbolo. Allora, io però adesso non vedo il simbolo, ma la console sta continuando a caricare, anche se il simbolo è sparito. Quindi vuol dire che la console è accesa? No, la console non è accesa, non dovrebbe essere accesa la console. Perché una console accesa... Ecco, adesso non mostra neanche più il simbolo. Allora, vediamo. Scollego la batteria. Ricollego la batteria. Di nuovo premo sulla RAM. Inserisco il cavo. Ok, ho di nuovo il simbolo. Si è spenta. E niente, non riparte. Bene, allora non è questa RAM qua. Quindi quale angolo del processore a questo punto è il problema? Bene, adesso proviamo con... io direi provo con l'angolo vicino qua, vicino alla memoria. Ok, vediamo cosa succede. E non si riavvia. Ok, forse non è questo l'angolino. Riproviamo di nuovo con quest'altro angolino, quello verso le RAM. E niente. Proviamone un altro. Proviamo questo qua in basso. E non fa nient'altro. Proviamo l'ultimo angolo. Ecco perché il reflow potrebbe non funzionare. Il reflow si fa quando c'è una spaccatura nelle saldature, ma è abbastanza fresca questa spaccatura, no? Nel momento in cui la saldatura comincia a ossidarsi, perché entra l'ossigeno all'interno della crepa, poi l'ossidazione impedisce il contatto, no? Anche se si preme, niente, non fa più contatto, e questo è un problema, quindi è sempre meglio ehm, fare un reball, ok? Rifare le saldature da zero, staccare il chip per questo motivo qua. Quindi saldature sempre fresche mi permette di ehm, evitare tutti i problemi che sono legati appunto... Eccola, eccola qua. Questo è l'angolo in basso a sinistra. E adesso la console basta. E poi funziona regolarmente. Abbiamo trovato, quindi sì, è il processore. C'è un angolino dove ci sono delle saldature crepate, ma direi che è anche normale, c'ha delle spaccature qua, vedete, la scocca è tutta rovinata. Direi che è un miracolo che ancora sia in grado di funzionare, capito? E dopo basta. Una volta che, perché c'è probabilmente su quell'angolo lì ci sono alcune linee, che ne so, la linea per il wifi, la linea per la micro SD o cose del genere, che la console, il processore, nella fase di avvio, controlla ogni singola periferica. Ok? Quindi se una periferica manca, la console può dare diversi errori, può dare lo schermo blu, può dare lo schermo arancione, può dare lo schermo viola, può dare lo schermo eh, giallo, può dare lo schermo un po' di colori, no? Oppure potrebbe tentare di avviarsi e non avviarsi, fermarsi al primo logo, fermarsi al secondo logo o roba del genere, bloccarsi lì. Quindi ci sono una varietà di cose che appunto sono relative alle saldature, ok? E come avevo detto, il processore nella fase di avvio controlla ogni singola fase, ogni singola periferica e se trova qualcosa vi manda questi errori, ok? Una volta se quelle parti
a cui fa il check sono cose secondarie, chiamiamole così, una volta avviata la console, lei funziona. Infatti sì, funziona, non fa nulla, noi possiamo anche stressarla, eccetera, non si blocca, capito? Se noi la stressiamo, non fa glitch grafici o altro per bloccarsi. Quindi è una questione di lei vuole fare il check iniziale, poi se anche quella cosa lì non riesce più a sintonizzarsi con quella parte della console, non gliene frega più. Gli interessa solo nel momento in cui vuole avviarsi. Tutto qua. La console comunque carica, sta caricando. Se noi stacchiamo il cavo, vedete che è staccato, però vedete il simbolino rimane. Ecco il problema. E quando avete questo problema qua, è un problema delle saldature, anche questo. Noi possiamo chiaramente riprendere, lei riprende, però non in fast charge, ok? Perché? Perché ci sono i problemi suddetti che il processore non riesce poi più a comunicare molto bene con il resto della console. Anche se comunque la batteria sta caricando, il circuito di ricarica è separato, riesce a funzionare separatamente, ma per il discorso di fast charge ha bisogno poi delle funzionalità del processore. È il processore che indica, ok, dammi più corrente, dammi meno corrente all'M92. L'M92 è controllato dal processore, è in grado di funzionare da solo, ma è controllato anche dal processore e dal firmware stesso della console. Va bene, detto questo, niente, andiamo a fare un reball, ok? Quindi smontiamo la console, anche questa dovrò cambiare letteralmente tutta la scocca, pulsanti, analogici, lo schermo, il digitizer, queste cose qua. L'ho già fatto vedere nel precedente video, quindi non lo farò mostrare anche in questo, però il lavoro praticamente sarà lo stesso. L'unica cosa diversa è che qui abbiamo questo inconveniente qua sul processore. Quindi andiamo a spegnere la console e andiamo a fare il bolling al processore. Bene, ma anche male. Perché? Perché purtroppo ci tocca fare ricostruzione piste. Abbiamo qualche pista da rifare. Ecco perché aveva problemi.
Andiamo a pulire un po' con alcol. Eccole lì, le vedete? Abbiamo 3 piste interrotte. E probabilmente anche di più. Dipende un po' da come sono messe le altre. Ce ne sono di deboli. No. Le altre sembrano tutte in buono stato. Ok, quindi abbiamo una, due, qui con la pallina centrale e 3. Allora, di norma io non lavoro con le schede che sono state danneggiate sotto il processore in questa maniera qua. Però è vero anche che sono solo 3 piste, magari riesce a funzionare per un annetto o due se la persona che poi utilizzerà questa console qua ci fa un po' di attenzione, no? Comunque, andiamo a ricostruire allora. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bene, allora adesso la ricostruzione è finita. Spero che possa andare bene. L'unico inconveniente è proprio questo punto qua, che è parecchio difficile. E non ci possiamo fare molto. Comunque, al di là di questo, qua abbiamo saldo, qui abbiamo saldo, tutto bello solido, non si muove niente. Adesso non ci resta che fare le palline sul nuovo sul processore, le palline nuove sul processore e poi niente, provare a risaldare.
e che Dio ce la mandi buona. Bene, grazie all'aiuto dell'aspirafumi si è raffreddata anche molto velocemente, avete visto che l'ho infilata dentro la bocchetta. In questa maniera qua velocizza il processo di raffreddamento. Allora, il processore adesso è saldato, la porta sembra ancora in buona posizione, quindi non è che si è staccata o roba. Allora adesso non dobbiamo fare altro che testare. Rimettiamo la console qui dentro e vediamo cosa succede, se parte regolarmente oppure se ci dà lo stesso quel problema. Bene, adesso verifichiamo. Cavo, accensione, vediamo cosa succede. Si spegne, si riaccende, display sistemato. Problema sistemato. Fantastico. E adesso vedete che è in fast charge. Ok? Ottimo. E se noi stacchiamo il cavo, vedete, ecco, è sparito adesso il simbolo. E se noi lo riattacchiamo, dice batteria in carica.
e c'è il simbolino e torna a fare fast charge. Benissimo. Cosa possiamo fare adesso? Adesso dobbiamo testare. Allora, testiamo i giochi. Vediamo subito. Il gioco viene riconosciuto. Testiamo la SD card. Ok, impossibile accedere alla SD, però mi ha mostrato qualche cosa, eventualmente è finito il flussante all'interno. Lasciate che la ventola funziona, lasciate che spruzzo un attimo di alcol isopropilico qua dentro. Impossibile. Potrebbe essere un problema software, come potrebbe essere il fatto che appunto non c'è uno di quei punti lì che abbiamo riparato era responsabile della lettura delle micro SD. Di conseguenza, senza quel punto lì, la micro SD non verrà mai letta. Già. Quindi rimane il problema della micro SD. Potrei eventualmente fare un discorso di reflow al processore, però devo vedere perché è comunque rischioso. Vediamo un attimo. Allora, lasciatemi vedere un attimo qualche cosa. Spengo la console intanto. Allora, riconosce che c'è una micro SD inserita e questo va bene. Il problema è che una linea dati probabilmente è interrotta. Oppure, non ne ho idea, oppure il processore internamente ha quella sezione che controlla la micro SD che è difettosa e quindi io non posso farci assolutamente nulla. Eventualmente in questo caso adesso posso sì fare il reflow e verificare se torna a funzionare, ma intanto vorrei provare alcune cose prima di tutto. Anzitutto voglio provare a resettare la console e vedere cosa succede. Ok, allora sono tornato e ho guardato un attimo gli schemi che ci sono, board view o cose del genere, e i punti che ho riparato sono punti del wifi, ok? Quindi al massimo aveva problemi con il wifi, ma adesso il wifi è connesso, si vede, e non ha problemi. Il discorso della micro SD, i punti della micro SD di collegamento sono in questo angolo qua, in alto a sinistra. Okay? Noi abbiamo lavorato sull'angolo in basso a sinistra e questi sono i punti relativi. Qua ci sono alcuni punti che vanno poi a finire sotto al chip del wifi. Ma al di là di questo, sono tutti connessi alla fine. E ho messo il dissipatore, sì, perché sennò esplodeva il chip, il processore dal caldo. Il punto è che se io non ho valori qui, il processore non è collegato a quel punto, ma io ho valori qui perché sono punti di collegamento diretti. Non c'è nulla, ok, di intermedio a questi punti qua. Va a finire direttamente solo ed esclusivamente sul processore, sull'angolo del processore. E tutti sono collegati. Quindi ho la vaga sensazione che purtroppo il processore stesso abbia un problema. Sì. E io non posso fare nulla, a meno che non sia risolto con il discorso del software. Ok? Quindi andiamo a vedere un attimino qual è la situazione adesso con il
con il software resettato. Verifichiamo subito. No. Già, mi sa che qua il processore non gli funziona bene internamente. Qualcosa. Io potrei anche andare a prendere una scheda di riferimento, eventualmente, vediamo. A cui ho tolto il processore, no? Ok? Quindi, senza processore non dovrei vedere nulla qua. Vediamo. Confermiamo questa teoria. Quindi se io vado qui, in modalità diodo, aperto, vedete? Open, dice open. Qua. Open. Open. Dopo qui abbiamo 0,59. Dall'altra parte era 0,56, ma immagino che siamo lì. Open. Questa è la massa. Open. Open. Sì. Purtroppo sì. Il processore stesso ha un problema con le SD. Potrebbe essere stato il fatto di aver fatto il reballing, ok, non ha sopportato e una parte del circuito si è danneggiata, ma questi sono i rischi purtroppo. Non è prevedibile una cosa del genere, come potrebbe essere che il processore fosse danneggiato già da prima. Quindi per questa cosa qua purtroppo non posso fare nulla. Non è stata risolta con il problema con il reset di fabbrica e quindi non posso fare assolutamente nulla per ripristinare questa cosa qua. Potrebbe essere lo slot difettoso? Non lo so. A me internamente sembra tutto perfetto. Vediamo se riesco a vedere qualcosa di più con una luce. A me i piedini sembrano tutti perfetti. Senza nessun difetto, quindi li ho anche puliti dal flussante, quindi non ho idea. E che prima non ho neanche tentato di verificare se funzionava la micro SD, vero? Non ricordo. Fatemi vedere. No, ho controllato. Non sono state fatte prove all'inizio per verificare questa cosa qua. Quindi io rimango comunque dell'opinione che la console aveva già problemi prima, oppure il processo che appunto riguarda il reballing ha causato potenzialmente qualche inconveniente, ma questo non si può prevenire in nessun modo. Quindi per il momento io vi lascio qui, adesso parlerò con Nicola della situazione, vediamo cosa vuole fare. Ma alla fine, ecco, insomma, il problema principale è stato risolto. Yeah. Quindi lo posso tranquillamente terminare qua comunque il video. Se ci sono novità riguardo a questa cosa qua, che magari riesco a trovare, proverò pure anche a cambiare lo slot, chissà, magari è perché appunto lo slot ha qualche difetto, non ne ho proprio pari idea. Comunque, al di là di questo, la console funziona, la riproviamo, che adesso l'ho spenta, eccola qua, la console si accende senza nessun problema, è rimasta sotto carica per un bel po', adesso c'è il simbolo, qua vedete è tutto pieno,
e lei funziona regolarmente, qualsiasi cosa, si connette anche ad internet, adesso sta cercando la rete, ecco adesso si è connessa e niente, riesce ad aggiornarsi, riesce a fare tutto, riesce a giocare, quindi boh, l'unica cosa è delle SD, è un difetto diciamo relativamente da poco, perché se uno vuole avere più giochi è limitato, in questo caso non può avere i giochi e se qualcuno, dico e basta, volesse modificare questa console qua non può farlo perché le modifiche per le console girano su scheda SD, quindi non potrebbe avere la modifica in nessun caso. Ehm, Niente. Va bene dai ragazzi, il video lo termino qui, grazie per aver visto, è stata una cosa piuttosto interessante, anche una novità per il canale, sono contento di averla portata anche, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi è piaciuto iscrivetevi, se volete abbonarvi abbonatevi, se volete commentare commentate. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!